Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come vedete alla mia sinistra oggi sarà un video recensione. Per la precisione andremo a fare l'unboxing del nuovissimo Blackview Tab 11 SE. Tra l'altro prima di iniziare vi volevo ringraziare perché al Gardacon vi ho incontrati in tantissimi, abbiamo fatto tantissime foto e ho fatto anche 2 video di tutti i cosplayer che ho incontrato durante l'evento. Se per caso ve li siete persi non vi preoccupate perché ve l'ho lasciati nella scheda qua in alto. Questo Tab 11 SE ha ricevuto notevoli aggiornamenti rispetto al Tab 11 classico. La batteria è stata aumentata da 6580 a 7680 mAh, il sistema operativo è passato da Android 11 ad Android 12, la RAM del Tab 11 era di 8 GB, invece in questo modello con l'aumento della RAM virtuale arriva fino a 14 GB e infine è stata aumentata anche la memoria da 128 GB a 256 GB. Sigla e partiamo con la recensione. Partiamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto dell'offerta Amazon di questo bellissimo Blackview Tab 11 SE, ma non solo, perché sempre in descrizione troverete anche i 4 canali Telegram di cui faccio parte, dove pubblichiamo ogni giorno le migliori offerte a tempo di Amazon di tecnologia, abbigliamento, games e fitness, per cui se acquistate spesso online entrate nei canali Telegram, sono completamente gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram, gratuita anch'essa, e così inizierete a risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Mi raccomando, entrate, sono gratis. Andiamo ad aprire la scatola, tiriamo via la protezione ed eccolo qua. Guardate che bello! Mi piace da matti questo colore grigio azzurrato, veramente molto bello, ma soprattutto guardate quanto è sottile rispetto al mio dito. Comunque dopo andremo a analizzare sia il telaio che le specifiche. Adesso però finiamo l'unboxing. Ho apprezzato tantissimo che Blackview, compresa nella dotazione, abbia inserito anche la cover ergonomica. Di solito molti brand la fanno pagare a parte. Guardate che bello, ha lo stesso colore del layout posteriore del tablet. In più, grazie a questi intagli potrete formare il triangolo nella parte posteriore, molto comodo sia per scrivere e soprattutto per fare videochiamate. Continuando con l'unboxing troviamo anche il manuale di installazione e di garanzia comprensivo di lingua italiana, la mini chiavetta per la nano SIM, eccola qua, il cavo di ricarica di tipo USB Type-C e infine non può mancare l'alimentatore dotato di slot USB ed è anche compatibile con la ricarica rapida. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. Andiamo ad analizzare il telaio. Nella parte superiore troviamo il regolatore del volume, più e meno, il tasto d'accensione e spegnimento, lo slot Type-C di ricarica e anche lo slot 3.5 per il jack delle cuffie. Nella parte posteriore troviamo il doppio speaker 1 e 2. Nella parte superiore troviamo lo slot per le SIM, andiamolo a estrarre in diretta. Guardate, questo tablet è addirittura dual SIM, nano SIM 1 e nano SIM 2, oppure se volete potete sacrificare il secondo slot per espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, nello schermo principale troviamo una selfie camera da 8 megapixel, eccola qua. Nella parte posteriore troviamo il sensore di movimento, il flash e la telecamera principale da 13 megapixel, processore T606 da 1,6 GHz, schermo LCD touchscreen di 10,1 pollici in Full HD Plus 1200x2000 pixel a 225 ppi e per quanto riguarda le dimensioni ha una larghezza di 256 mm, un'altezza di 156, uno spessore di soli 8 mm per un peso totale di 512 grammi. Eccoci qua nell'home page di Android 12, noto subito che il touchscreen è molto scorrevole, guardate, anche se vado velocissimo risponde sempre perfettamente a tutti i comandi. Andiamo a vedere la navigazione e direi che è veramente molto fluida, guardate, va velocissima. E per curiosità andiamo a vedere anche il tempo di ricarica nell'apertura di una pagina, vediamo quale aprire, ma sì, apriamo l'allerta meteo. Avete visto, in meno di un secondo l'ha caricata. Scorriamo un po' la pagina, proviamo anche lo zoom, guardate, è veramente fluido e immediato, per cui devo dire che la navigazione di questo tablet è approvata. Ora andiamo nelle impostazioni e vi faccio vedere un po' di caratteristiche peculiari. Come prima funzione, veramente molto utile, se cliccate su funzione ausiliare potete programmare l'accensione e lo spegnimento di questo tablet. Potrete programmare l'accensione all'orario che desiderate, dopodiché lui si accenderà in maniera automatica, così avrete la sveglia attiva e la possibilità di spegnere e far riposare il tablet durante la notte. Altra variabile interessante
avete è la possibilità di cambiare le gesture. Vi basterà andare su Gesti e Tasti, cliccare su Tasti virtuali gesti a schermo intero, dopodiché potrete selezionare o la modalità classica a 3 pulsanti. Come vedete, cliccando quel flag appariranno le 3 linee, il quadrato e il cerchio, che sono le classiche modalità di navigazione. Oppure, se come me preferite la navigazione tramite swipe, vi basterà disattivarlo e il tablet tornerà nella modalità precedente. Guardate, e adesso è tornato con la modalità a scorrimento. L'ultima funzione che ci tengo tantissimo a farvi vedere è la possibilità di questo tablet di aumentare la RAM con la RAM virtuale da 8 a 14 GB. Vi faccio vedere subito come attivarla. Vi basterà scorrere fino in fondo, trovare l'opzione informazioni sul tablet, scendete, troverete l'opzione RAM totale, ci cliccate sopra, dovrete cliccare su espansione di memoria, ecco fatto, e andando a scorrere questa barra potete aumentare la RAM. Vi faccio vedere subito, guardate, più 4,16. Tra l'altro noto subito che questa espansione di RAM virtuale è molto migliore degli altri tablet che ho recensito fino ad oggi, perché addirittura potete scegliere anche i decimali, vedete 4,16. Altri tablet con espansione che ho recensito non avevano questa possibilità, ma potevano essere espansi solo in intervalli precisi, 2, 4 o 6. E adesso andiamo a testare la potenza dei due speaker, 1 e 2. Sono già su YouTube, ho già selezionato la canzone e adesso faccio partire. Siete pronti? Via! Avvicino un po' la telecamera. Sentite com'è fluido la canzone? La cosa bella è che avendo doppio speaker sembra di essere veramente avvolti a 360 gradi. E devo dire anche che la qualità è veramente molto buona. E ora siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente dalla telecamera di questo tablet. Per quanto riguarda il mio giudizio, posso dire che questo obiettivo fa buone foto in presenza di luce e anche i colori sono abbastanza naturali. Invece alla sera o in ambienti poco luminosi, questo obiettivo perde un po' delle sue qualità, producendo scatti leggermente sgranati, per cui lo consiglio di utilizzare alla luce del sole. E per quanto riguarda i video, direi una piena sufficienza, né più e né meno di fotocamere di altri tablet della sua stessa fascia di prezzo. Per verificare la potenza e la fluidità di questo processore, ho svolto variati test gaming e devo dire che tutto sommato non se l'è cavata male. Ovviamente questo Blackview Tab 11 SE non è stato creato né progettato per il game, tuttavia in tutti i giochi 3D che ho scaricato come Mario Kart, Sky Combat e War Robots non ho trovato particolari lag né rallentamenti. Se vi è piaciuto questo video e volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia, mettete like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Vi anticipo già la mia prossima recensione, che sarà il nuovissimo Ulefone 14 Note, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!